Ciao a tutti amici, ho trovato in un pacco batteria questo tipo di celle che sono le 26650. Praticamente sono quasi il doppio delle classiche 18650. Ho cercato dei datasheet ma non ho trovato niente di datasheet. Ho trovato delle schede tecniche su AliExpress, ma non sono sicuro che siano giuste, perché mi dà la batteria per 2 ampere ora, cioè 2000 mAh, e mi dà una scarica continua di 50 ampere. 50 ampere mi sembra un po' tanto, però adesso verificheremo. Su altri venditori ci sono le specifiche tecniche di queste 26650, non questo modello, le danno per esempio per 4000 mAh, cioè 4 ampere ora, e anche loro danno una scarica di circa 50 ampere. Però non capisco se quella scarica è una scarica, cioè, istantanea, o può essere usata a 50 ampere continuativo, roba che mi sembra un po' strano. Ora farò dei test con le celle e poi collegherò questo BMS che avevo già collegato in precedenza con altre batterie, che me lo dà per 20 ampere, e vediamo se al superare dei 20 ampere mi taglia la corrente. Allora, qua io ho già collegato tutto in serie, queste le metto via, tanto non servono. Ho già collegato queste 3 batterie in serie, ho fatto la serie, più, meno, meno, più. Non sono cariche al 100%, vediamo subito a collegare dei carichi come si comportano. Allora, questo tipo di lampade sono da 50 watt, queste sono da 150 watt, però su 15 volt. Infatti, se adesso vi faccio vedere, okay, non so se si vede, questi sono 15 volt 150 watt, su 12 volt saranno sui 100 watt l'una. Ok, siamo pronti, pinza amperometrica collegata, partiremo con una lampadina. Allora, una lampadina, siamo 8 ampere 86, 83, 84, e la tensione scende a 10,72 volt, 10,70, e sono già quasi 100 watt collegati. Praticamente non siamo scesi neanche a 3 volt per cella. Mettiamone un'altra da 100 watt, ok, attacchiamo, siamo a 9,80 e 16 ampere, vedete? E siamo a 9 volt, non siamo scesi ancora a 3 volt per cella. Dunque diciamo che 16 ampere li regge bene, potrebbe reggerli anche continuativamente. Logicamente il tempo della batteria sarà più breve, la durata della batteria sarà più breve. Proviamo a metterne un'altra.
così siamo a 100, 200, 300 ampere, 300 watt più o meno. Colleghiamo, vedete che le accende ancora bene. Tensione, siamo adesso a 3 volt, 369, adesso si sta abbassando, e siamo a 22 ampere e 90. Arrivare a 50 ampere siamo un po' distanti, però secondo me 50 ampere li intende come spunto istantaneo. Facciamo un'altra prova, io vorrei collegarne un'altra per vedere cosa succede da 100 watt. Colleghiamo. Ok, siamo a 29 ampere, ok, 28, e siamo a 8, 2, 4, 6, 7. Abbiamo visto che hanno una bella potenza, però 28 ampere. Infatti adesso le batterie stanno scaldando un po'. Ok, ora collegherò il BMS e vediamo come funziona il BMS. Questo BMS come viene collegato? Allora, questi due fili qua servono sia per caricare la batteria, cioè dove attacchi l'alimentatore, che praticamente si alimenta con una tensione di 12,6 volt, e però serve anche per collegarci il carico. Praticamente stacchi l'alimentazione e poi attacchi il carico. Questi sono i fili che vanno collegati invece alle celle. Praticamente c'è lo 0 volt che va al negativo, il 4,2 che va alla serie della prima cella, l'8,4 che va alla serie dell'altra cella e l'altro che va al positivo. Abbastanza semplice come collegamento. Vedete che qua ci sono scritti 0 volt, 4,2, 8,4, mentre invece questo più e meno sono l'alimentazione e il carico. Ok, siamo pronti. Il BMS è collegato da 20 ampere. Partiamo subito con la prima lampadina da 100 watt che assorbe circa 8 ampere. Allora, vediamo. 8 ampere è sceso a 10,44. Vedete che ce la fa a tenerlo. Inseriamo una lampadina ancora da 100 watt, ancora altri 8 ampere, però bisognerà vedere se ce la fa con lo spunto, perché supererà di sicuro i 20 ampere. Infatti avete sentito un tic fatto per partire, ma si è spento. Ora proviamo la lampadina da 50 watt. Ok, e anche con questa non parte. Bisognerà forse accendere prima la lampadina da 100 watt e poi inserire questa, perché lo spunto è troppo elevato. Facciamo una prova. Allora, ok, questa ce la fa, siamo a 8 ampere. Aggiungiamo la seconda, ok, e siamo a 12 ampere. Ho preso ancora due lampadine da 50 watt e le inserirò una alla volta. Allora, partiamo con la prima. Ok, siamo a 8. Inseriamo la seconda, siamo a 12 ampere. Inseriamo questo, siamo a 15 ampere. Vediamo se riusciamo anche con questa. Ok, siamo a 18 ampere. Infatti il BMS ci sono ancora 2 ampere. Potremmo
toglierne una di queste e metterne una da 100 watt, vediamo se superiamo. Ok, abbiamo superato mi sa i 20 ampere, oppure lo spunto è troppo e non ce la fa. Possiamo provare a fare un altro esperimento di questo tipo, è che adesso bisogna staccarle tutte e farle partire. Vabbè, facciamo così. Ok, stacchiamo un attimo questo. Facciamo subito l'altra. Ok, e siamo a 15. Mettiamone un'altra. Siamo a 18. Proviamo ancora questa, dovremmo superare i 20 e non ce la facciamo. 20, siamo a 20, vedete? Praticamente inserendo subito 2 da 100 farle partire, lo spunto è troppo alto, però adesso ho visto che è intervenuto. Ok, dunque il circuitino funziona benissimo. Adesso andiamo a vedere nella fase di carica cosa succede. Abbiamo visto che i suoi 20 A li tiene, però non come spunto, perché le lampadine praticamente partendo hanno uno spunto molto alto. Come ho fatto vedere in un video precedente, la resistenza a freddo delle lampadine quando non è accesa è bassissima. Quando si accendono, poi appena si accendono la resistenza si alza e la corrente diciamo è quella nominale, ma lo spunto, le lampadine hanno uno spunto molto alto, probabilmente questo magari tiene uno spunto da 40 A e li sorpassa. Invece inserendo la lampadina una alla volta gli spunti sono molto minori e siamo riusciti a raggiungere i 20 A. Ok, ora stacco le lampadine. Ok, e vabbè, lascio attaccato, accendo l'alimentatore, l'ho imposto a 12 e 12,60 12,60. Sono un po' caldine le batterie, ma leggermente. Andiamo ad alimentare, a caricare le batterie. Allora, non ho bisogno della pinza amperometrica perché l'assorbimento lo vediamo già qua. Adesso è limitato ad 1 ampere perché quando parte l'alimentatore, questo tipo di alimentatore è programmato per una limitazione di corrente a 1 ampere. Quindi se noi attacchiamo qua e il meno, dovremmo vedere partire la carica, ma non parte. Come mai? Ok, ho capito perché non partiva, non riesco a toccare con questi morsetti, non riuscivo a toccare i fili con i coccodrilli. Allora, come vi dicevo, positivo che è ancora l'uscita del BMS, l'uscita e l'ingresso è sempre la stessa. Adesso lo colleghiamo come ingresso per caricare le batterie. Ok, abbiamo la nostra corrente limitata ad 1 ampere. Adesso comincerà la fase di carica. Sta caricando 1 ampere. Noi possiamo dargli la corrente massima che possono assorbire le batterie, cioè alzando al massimo la corrente. Vediamo quanto può accettare. Vedete? 270, 280. Arriviamo addirittura a 5, 6 ampere, 7, 8, ma così si scalderebbero troppo. In carica adesso il BMS non mi ricordo quanto può dare, però noi stiamo sui 2 ampere.
Ecco perché serve limitare la corrente, perché a batterie scariche, perché adesso se noi stacchiamo l'alimentazione abbiamo la batteria a 11 e calcola che adesso è appena stata caricata, dovremmo cercarci un attimo un carico. Caricarla, ok. Vedete che siamo a 11 volt e le batterie sono un po' scariche. Ora noi cominciamo a caricarle a 2 ampere, ok, e vediamo che la tensione comincia a salire. Possiamo misurare anche ogni singola cella. È diversa questa lettura dei volt da questa, perché questa è quella dell'alimentatore che arriva all'ingresso del BMS, mentre invece questa è quella collegata direttamente alle batterie. Noi possiamo vedere anche ogni singola batteria, stando attenti a non fare qualche corto perché è facile. Ok, questa è 3,8, ok, questa è 3,8 anche lei, questa è 3,6. Dovremmo aspettare un bel po' di tempo per vedere se si equalizzano tutte. Questo circuito non so se equalizza la carica delle celle, però vedendo il circuito vedo che ha un'altra fila qua di integrati che potrebbero essere quelli che equalizzano le celle. Non sono sicuro perché non mi ricordo più sul datasheet se equilibrava anche le celle. È già di 10 minuti che ho voluto caricarle a 4 ampere per fare una prova. Sto tenendo sotto controllo la temperatura. Prima erano calde perché ho attaccato quei 20 ampere di carico, anche se solo per poco tempo, ma si sono scaldate subito. E adesso si sono raffreddate a 29, siamo a 29 gradi, sono tiepidine appena appena. Sto tenendo sotto controllo la temperatura e secondo me se a 4 ampere tengono questa carica potrebbero essere delle batterie da 4000 mAh, da 4 ampere ora, come ho trovato su alcune caratteristiche che danno su certi venditori. Sicuramente come corrente di spunto avranno quei 50 ampere, ma corrente continua secondo me saranno sui 4 ampere per circa un'ora, magari il doppio, 8 ampere per diciamo 30 minuti, la metà. Si stanno caricando, vedete che la tensione è arrivata a 12,44 e si stanno caricando 4 ampere. Praticamente ogni batteria, in ogni cella scorrono 4 ampere. La schedina del BMS è fredda, praticamente è fredda, perché i MOSFET praticamente non scaldano tanto. Vedete che man mano raggiunge il valore della tensione di carica, la corrente adesso comincia a scendere. Eravamo a 4 ampere, vedete che sta scendendo, scenderà fino a 0. Quando sarà a 0, circa 0, pochi milliampere, la carica della batteria sarà effettuata. Importante non superare il valore di 12,60. Ora che la corrente sta scendendo tolgo la sonda di temperatura, perché se scende la corrente logicamente non scalderanno più così. E andiamo a vedere ancora ogni singola cella quanti volt misura. Mettiamo scala dei volt, ok, volt in continuo. Andiamo a prendere
cella, 463, 473, questa era quella più bassa, 4025 e 26. Allora, per vedere se il circuito equalizza la carica ho attaccato due volmetri. Allora, il primo che è su questa cella, che era la più scarica, e misura 4,057. Questo volmetro è collegato sulla prima qua, che siamo a 4,209. Vediamo se, allora, il BMS cosa fa? Quando arriva a 4,250 dovrebbe fermarsi. Dunque, siccome che c'è questo disvario tra 4,210 e 4,059, questa dovrà arrivare a 4,250 e non dovrà fermarsi il BMS, dovrà continuare a caricare questa da 4,059 per allinearle tutte. Vediamo se questo viene effettuato. Siamo ancora a un assorbimento di 2 A e qua siamo a 4,214. Di solito intervengono a 4,250 i BMS, più o meno. Siamo a 4,280, 83. Il circuito BMS non ha ancora da sganciare perché sta ancora assorbendo corrente 0,93 A. Probabilmente il limite l'avrà a 4,3. Allora, è arrivato fino a 4,370, 4,380, poi mi ha bloccato la corrente. Il circuito BMS adesso è fermo, è bloccato. Per ripristinarlo penso che bisognerà togliere l'alimentazione, rimetterla, o staccare la batteria, adesso non mi ricordo. Vabbè, comunque lui adesso si è fermato perché non sta assorbendo 0. Dunque non ha equalizzato niente, perché questa batteria è una batteria 4A3, adesso vedete che sta diminuendo perché non viene più alimentato, e l'altra, si è spento anche il tester, e l'altra è a 4,39, 4,039. Questa 4,3 si sta abbassando e quella si sta abbassando perché, non essendo alimentata, adesso scendono un pochino. Dunque secondo me non ha equalizzato niente. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e mettete un mi piace.